È innegabile che la guerra degli abbonamenti sui servizi streaming si stia combattendo principalmente tra Netflix, Prime Video e Disney+, piattaforme che tentano in tutti i modi accaparrarsi la maggior fetta di pubblico possibile, con produzioni originali e non, provando diverse formule per cercare di fidelizzare il pubblico. È ormai chiaro che questi tre colossi puntino a una fascia demografica ben precisa, quella che parte dall'adolescenza si spinge di poco oltre la soglia dei 40 anni e prendendo ogni precauzione per non far arrabbiare la Twitter mob, c'è un altro servizio che partecipa alla gara da lontano, rivolgendosi in gran parte al pubblico che questi suoi competitor sembrano quasi schifare. È Apple TV e crea contenuti originali davvero interessanti, tra cui anche questo Slow Horses. Benvenuti e bentornati sul mio canale, mi chiamo Greg e cerco di parlare di intrattenimento in modo non convenzionale, se ci riesco. Se è la prima volta che passate da queste parti, considerate di lasciare un like, un commento o di iscrivervi al canale, sarebbe molto apprezzato. In caso contrario, grazie comunque per avermi fatto visita. Ma facciamo una piccola e ulteriore premessa su Apple TV. Ha un costo accessibile. Con un buono sconto su abbonamento annuo, ha creato serie che, come dicevo, sono rivolte a un pubblico adulto e meno agli adolescenti e a quelli che non hanno capito che l'adolescenza l'hanno finita da un pezzo, e può essere utile fare un test con il periodo di prova. Ok, non è facilissimo usufruirne, specialmente se si ha una TV pre-2018 o apparecchi non compatibili, ma si può avviare con uno smartphone o un PC. Non sto a scendere nei dettagli tecnici perché ci sono siti che lo possono fare meglio. Se vi è incuriosito comunque vi posso suggerire al volo qualche titolo, tra cui Servant, Defending Jacob o la commedia britannica Trying. Potreste rimanere piacevolmente sorpresi anche da quest'ultimo titolo. Torniamo però a parlare del serial che dà il titolo a questo video. Generalmente non hanno prodotti basati su storie di spionaggio, non so perché, ma non hanno l'appeal giusto per i miei gusti. Ma quando ho visto che il cast è capitanato da Gary Oldman, che la produzione britannica, l'ambientazione pure tra i produttori esecutivi c'è Graham Yost, responsabile di quel gioiellino che è Justified, ho deciso di dare una chance al serial. E poi alcuni articoli mi assicuravano che oltre ad essere un thriller di spionaggio, la presenza di black humor tipica inglese non sarebbe mancata. Il serial si apre con l'agente Cartwright che finisce a Slough House in Aldersgate Street, luogo in cui vengono inviati in punizione i membri dell'MI5 che hanno commesso qualche peccato o non sono più graditi. A capo della Slough House, che viene definita anche il purgatorio dei servizi segreti, c'è Lem, interpretato da Gary Oldman, agente che sembra aver perso qualsiasi interesse per il lavoro e per l'umanità stessa, e che probabilmente ha scambiato l'ufficio per il proprio appartamento. E Gary Oldman ci regala un'altra magistrale interpretazione. Come faccia questo attore a cambiare personalità, voce, comportamento, non ripetendosi mai, andrebbe fatto studiare tutti i provvetti attori, soprattutto al di là dell'oceano. E Cartwright, discendente di una famiglia di agenti e che aveva davanti a sé la promessa di una brillante carriera, cerca una via d'uscita per rientrare nei ranghi dei regolari di Regent's Park, e la sua occasione sembra presentarsi quando il giornalista nazionalista Ubdin, che Cartwright era incaricato di seguire e tenere d'occhio, pare avere a che fare con il gruppo di estrema destra che ha rapito un giovane pakistano, con la promessa di giustiziarlo a breve per mandare un messaggio al mondo arabo ma anche al Regno Unito. Ma ovviamente è un serial di spie e quindi tutto non è come sembra, e i fili sono intrecciati su un'ampia ragnatela di interessi e doppi giochi. Basato sulla serie di romanzi di Mick Herron, prolifico autore britannico, Slow Horses è davvero una piacevole sorpresa e un'inventata di aria fresca nel mondo della TV di oggi, con un cast di alto livello che conta, oltre a Oldman, anche Christine Scott Thomas e numerosi attori britannici che potreste conoscere se avete familiarità con le produzioni BBC, ITV e Channel 4. È interessante notare come sia pressoché priva di momenti morti, di filler inutili alla trama, riuscendo allo stesso tempo ad avere una scrittura e una costruzione dei personaggi che ci permette di conoscere già dopo poche battute. Questo viene con le serie britanniche, che non necessitano delle lunghissime scene di dialoghi davanti a una tazza di caffè in cucina o sul divano, ripetendo battute già sentite e rimasticate per aumentare il minutaggio. E infatti conterà appena 6 episodi che ci porteranno fino al 6 maggio e spero che il livello si mantenga e che la serie venga rinnovata almeno per una seconda stagione. Da notare come gli intrecci si basino, ovviamente, su tematiche politiche e di sicurezza nazionale, con il tentativo dei servizi segreti di contenere l'avanzata di un'estrema destra che si appoggia e si maschera dietro un politico che si dichiara moderato o quasi. Ma allo stesso tempo, essendo, ripeto, una serie per un pubblico adulto e maturo, che non ragiona secondo le polarizzazioni che vediamo troppo spesso oggigiorno sui social, ci dà modo di vedere anche l'altra faccia della medaglia, in cui i servizi segreti appoggiano e si scontrano con l'ala politica e fa comodo al momento. Ah, e soprattutto non ci sono lezioni morali, seguimenti forzati, eccetera, eccetera. Anzi, c'è una particolare scena, quella che si svolge a una serata stand-up comedy in un pub, che contiene una critica aspra e non troppo velata a una certa corrente che fa dell'indignazione e la repressione via social la sua arma. Ma ve la lascio guardare da voi. In più,
La canzone che fa da tema al serial è di Mick Jagger, direi che è un ottimo bonus. In conclusione, prendete in considerazione di dare una chance a questa serie, magari usando il periodo di prova di Apple TV, e mentre ci siete date un'occhiata anche al resto del catalogo. Soprattutto se siete stanchi di serie usa e getta fatte seguendo i suggerimenti di un software nella speranza di creare hype tra i giovani e gonfiare i trend su Twitter, ma che alla fine vengono dimenticate all'arrivo del prodotto nuovo la settimana successiva, e che sembrano scritte e interpretate da bambini iperattivi. Oh no! Ehi Greg, vedi che però questo serial prende di mira all'estrema destra che è la piaga sociale di oggi. Mi stupisce che tu la stia guardando, anche se dalla tua descrizione non ho capito se contenga o meno le tematiche sociali importanti di oggi, e perché non sarebbe accettabile che un serial nel 2022 non rispetti gli standard di inclusività necessari per rendere il mondo un posto migliore. Ok, parto con rispondere riguardo all'estrema destra. Il serial in realtà si basa su una realtà più matura di quella che le polarizzazioni di oggi tendono a semplificare in buoni e cattivi, dando indicazioni su come tu debba pensare per poi rimanere dalla parte dei paladini della giustizia sociale. Ti ricordo che io sono un fermo e convinto sostenitore della teoria del ferro e del cavallo. Ne abbiamo già parlato, no? E riguardo gli standard, guardalo e potresti rimanere stupito di come si possa essere inclusivi senza per forza sottolinearlo ogni 2 secondi, o elevando qualcuno sopra gli altri solo in base alla propria appartenenza demografica. Ma non è il tempo né il luogo per parlarne. Spegniamo la TV, si accendono le luci e usciamo dal salotto.